Tra 1,3 km, la destinazione è sulla sinistra, via di Pietralata 159A. Tutto viene in qualche modo da una volontà di comprendere la natura, cioè la natura intesa come accadimenti, come eventi. A volte, osservando appunto le cose che succedono, io mi diverto a trovare una preferenzialità, ovvero se possono succedere 10 cose, ne succedono magari spesso solo 3. E questa diciamo, preferenzialità, questa scelta della natura a percorrere certe strade piuttosto che altre, mi affascina molto. Siamo all'Anificio. L'Anificio era un'ex fabbrica di lana che poi è stato diciamo, preso da alcuni artisti e altre realtà, ci sono architetti. Qualche anno fa sembrava un posto molto lontano da raggiungere, invece adesso con la normale espansione diciamo, della città quasi è inglobato all'interno della città. Devo dire che io sono qui da poco, relativamente poco, quasi un paio d'anni. Mi è piaciuto molto queste finestre che danno appunto sul fiume Aniene, in qualche modo ti dà una sensazione di campagnola anche se sei all'interno della città. Vieni con la tangenziale e poi c'è la campagna, è un piccolo cortocircuito però che a volte serve a riprendere il rapporto con qualcosa di verde o qualcosa che sia più naturale, insomma. Sono nato in Sicilia, sono venuto qui per studiare e sono molto incuriosito di come la natura, diciamo, di quali scelte e perché faccia determinate scelte piuttosto che altre e dunque per curiosità, ho studiato fisica, ho iniziato a studiare fisica. Ho fatto una tesi su come l'immagine venisse percepita dall'occhio e come soprattutto dall'occhio, poi per arrivare a un'elaborazione dal punto di vista del cervello venisse codificata, scremata questa informazione, perché la visione è l'ultimo senso in qualche modo che si è sviluppato e dunque ha necessitato di uno sviluppo ulteriore di una parte cerebrale che poi è la corteccia, che elabora questa grandissima informazione per ridurla, perché molte informazioni che sono contenute nell'immagine non servono per ricostruire l'immagine stessa. E poi a un certo punto c'è stato questo passaggio, esaurito diciamo, la curiosità degli studi di fisica, che poi non sono tanto diversi da una ricerca artistica. Cioè, il linguaggio probabilmente è diverso, ma la dedizione, la modalità, la ricerca di una sintesi è la stessa. E poi ho iniziato appunto a fare i primi lavori, l'idea era quella di generare dei flussi, e questi flussi io l'ho realizzati sia con dell'elettricità, dunque questi flussi di luce, sia con dell'acqua, sia con delle catene. E l'idea era appunto quella di creare un processo, in questo caso, in molti casi un flusso, e poi di disturbarlo in maniera tale da indurre il processo stesso a trovare nuove soluzioni. Nell'ultima personale, per esempio, che ho fatto alla Galleria Alessandra Bonomo, tutte le opere erano ispirate a queste strutture dissipative così chiamate, così definite da Ilya Prigogine. Ilya Prigogine era un chimico, però vinse il Nobel in fisica nel 1977. Queste strutture dissipative sono
una sorta di organizzazione tra gli elementi di un luogo. E se l'universo è pervaso, diciamo, dal caos, a un certo punto localmente si creano delle piccole zone in cui il caos diminuisce, si creano delle zone d'ordine, dove c'è dell'ordine in quanto gli elementi presenti si mettono d'accordo sfruttando l'energia di una fonte per mantenere il loro ordine interno. Questa struttura che si determina è una condizione necessaria affinché poi ci possano essere altre strutture ordinate, come per esempio è quella della vita. Cioè, la struttura dissipativa di via Prigogine per certi versi è la condizione necessaria affinché si possa sviluppare la vita. E in quella mostra, per esempio, che si chiama Corteggiamenti, in quanto ho messo in relazione vari processi, si poteva appunto osservare dalle opere in mostra una certa comunicazione, un certo equilibrio tra le dinamiche individuali degli elementi messi in relazione. La cosa che mi ha molto affascinato è il fatto che se più elementi condividono lo stesso luogo e lo stesso tempo, lo spazio viene cambiato dalla presenza, dalla coesistenza di questi elementi. E in qualche modo, ed è poi spesso quello che mi interessa osservare in questi processi che metto in atto, è che vi è appunto una specie di equilibrio, una specie quasi di lotta tra l'individualità, diciamo, di ogni elemento che è presente e la necessità di esistere. Dunque c'è come se ci fosse un compromesso. In questi lavori metto in scena dei flussi di elettricità. Inizialmente l'idea di creare appunto questi lavori mi era venuta volendo ricreare l'aurora boreale. E poi a un certo punto, iniziando a capire che effettivamente l'elettricità per certi versi è come un fiume d'acqua, puoi iniziare a disegnare il letto del fiume. Se non esageri, insomma, anche la corrente elettrica ha la stessa dinamica, vuole andare da una parte all'altra nel modo più semplice possibile, eliminando tutte le strade più difficili da percorrere e quelle più lunghe, istantaneamente. Quello che mi affascinava quando ero piccolo, insomma, che facevo una piccola diga e come se tutte le molecole d'acqua dice c'è un piccolo problema, adesso dobbiamo andare, dove andiamo? A destra, a sinistra, e c'era una specie di auto-organizzazione collettiva che si poteva osservare, diciamo, in quelle rupidità della superficie dell'acqua. Se volessi fare uno zoom sulla semplicità di alcune cose che succedono, quasi decontestualizzandolo, per vedere dei processi che potrebbero essere complessi ma in realtà si comportano in maniera molto semplice, come del resto appunto facevo l'analogia del fiume, ma perché cioè, veramente si comportano allo stesso modo e tra l'altro mi piace trovare analogie non solo tra i materiali, anche tra varie dinamiche che si possono osservare nel mondo che viviamo, che possono essere anche sociali. In realtà io ho una visione di insieme, e dunque al di là del fatto tecnologico, questo è uno strumento che io mi sono portato agli studi di fisica ed erano le cose che mi avevano affascinato parecchio durante appunto quegli anni lì, insieme all'auto-organizzazione degli elementi, insieme all'interferenza, insieme alla risonanza. Abbiamo tutto un progetto musicale con Simone Pappalardo che è fatto sulla risonanza intesa come individualità di un oggetto. Cioè ogni oggetto risuona ha una frequenza personale, quasi personale per l'oggetto, determinata, e solo in quel modo quell'oggetto può risuonare. Per esempio in un altro lavoro, sempre al corteggiamento, avevo fatto tutte queste lastre di vetro connesse da molle
E dunque è vero, ogni lasta di vetro era una lasta di vetro indipendente, ma sistemate e appoggiate una sull'altra in questo modo risultava un organismo unico. E lì poi io mandavo delle frequenze e ognuno risuonava e ognuno rispondeva. Io sono un ex musicista, adesso ritornato a fare musica un po' da un punto di vista appunto più, diciamo meno, non suono uno strumento ma suono oggetti che hanno una risonanza, come per esempio questi piatti di batteria, queste superfici. In realtà l'idea era appunto quella di mandare risonanza intesa come la vibrazione propria appunto di una superficie, di un oggetto, e dopo averlo mandato in risonanza disturbarlo in maniera opportuna, in maniera tale da farlo uscire e entrare in questa risonanza in maniera cadenzata, poi diventa delle dinamiche che si ripetono e che si chiudono su se stesse e restituendo questo flusso sonoro quasi organizzato tra tutte le risonanze. Quest'opera che è stata installata a Iglesias, famosa dal punto di vista minerario perché c'erano delle mine di carbone, infatti ho installato questo lavoro all'interno di questa miniera di carbone, e questo lavoro si chiama Mosquitos e l'idea di base era quella di restituire e di rendere visibili la risonanza di Schumann. La risonanza di Schumann è stata scoperta appunto da questo fisico che sarebbe la pulsazione naturale che la Terra possiede, ed è una pulsazione di 7,83 Hz più o meno, più tutte le armoniche, ma è una pulsazione elettromagnetica, dunque io avendo registrato questa frequenza di risonanza l'ho mandata appunto a delle bobine che sono all'interno di questa struttura, quasi amplificando questa risonanza di Schumann, ed è nato appunto Mosquitos, che sono magneti imprigionati come se fosse appunto un insetto imprigionato sotto un bicchiere rovesciato. Ci sono degli articoli che sostengono che questa pulsazione abbia influenzato anche il nostro sistema nervoso, in quanto le onde con cui comunicano i neuroni per certi versi è fissato alle stesse frequenze. Spesso è una strada obbligata, spesso è un inconveniente di percorso, spesso è una forzatura, spesso una strozzatura e spesso è un'espansione. In qualche modo sfrutto anche tutti questi ostacoli, tutte queste barriere per creare diciamo dei disegni nello spazio. Ultimamente sto lavorando a un progetto video che si chiama Roma by LED ed è un progetto che è nato dal fatto che l'illuminazione notturna diciamo, di molte città adesso sta cambiando. L'illuminazione tradizionale viene sostituita da queste nuove lampadine a LED che in realtà sono effettivamente più durature e probabilmente più economiche dal punto di vista dei consumi, ma allo stesso tempo hanno una luce che appiattisce i colori, in questo caso di Roma, in notturna, anche perché sono delle luci che hanno delle frequenze limitate, non sono come la luce del sole che hanno tutte le frequenze e dunque i colori della città possono essere valorizzati. E quello che succede, oltre a questo appiattimento dei colori, quando queste lampadine vanno
verso un loro esaurimento, nonostante appunto durino parecchio, iniziano a lampeggiare. Lampeggiano sempre più lentamente fino a quando si accenderanno per un'ultima volta e poi quando si spegneranno saranno. Diciamo, questo lavoro è un lavoro che vuole documentare queste piccole morti di queste lampade LED e dall'altro vuole incrementare e enfatizzare questo spaesamento in quanto avevo progettato dei piccoli box, delle piccole scatole con dei sensori sensibili alla luce in maniera tale che l'audio ambientale di questi video fosse contratto oppure dilatato in base all'attività luminosa. Cioè l'idea era quella di appunto enfatizzare questo spaesamento dovuto a tutti questi fattori. Roma l'ho sempre amata. Stavo iniziando a studiare, quando insomma, andai via dalla Sicilia per studiare, ero indeciso tra Roma e Milano, dopo una settimana a Milano sono venuto a Roma e mi sono trovato sempre bene, l'ho sempre amata, l'ho sempre difesa contro tutti che dicono che a un certo punto, devo dire che negli ultimi 4-5 anni offre meno, ma forse un po' dappertutto così e poi soprattutto io credo che ognuno deve creare la propria realtà almeno in uno strato, diciamo, che ti circonda e poi pian piano, cioè nel senso non è scritto da nessuna parte che Roma ti deve dare delle cose o te le deve togliere. Come dicevamo anche quando parlavamo dei lavori, è un'operazione che se la facciamo tutti insieme, questa domanda diciamo, inizia a non avere più il senso. E dunque io sì, l'ho scelta, l'ho sempre appunto amata, difesa e vorrei non pretendere delle cose da Roma, ecco. Ascolta.